Buonasera a tutti, benvenuti. Oggi abbiamo un'altra grandissima intervista internazionale, abbiamo un incredibile ospite dagli Stati Uniti, abbiamo il signor Gerald Celente, è qui con noi. Buonasera Gerald, good evening Mr. Celente, welcome to Visione TV. Buonasera. Buonasera. Ok, io adesso vi vorrei fare una piccola introduzione di questo personaggio davvero incredibile negli Stati Uniti. Il signor Gerald Celente, lui è un italo-americano, nato da una famiglia italo-americana nel Bronx, New York, nato nel 1946, e lui è pioniere assoluto nella strategia dei trend. Nell'80 ha fondato il Trends Research Institute, cioè l'Istituto sulla ricerca dei trend, di cui ne è direttore ed è editore della rivista settimanale Trends Journal. È anche l'autore degli acclamati best seller Trend Tracking e Trends 2000, che lo potete trovare su Amazon. Ok, lui ha uno storico di ben 43 anni nell'identificazione, il monitoraggio e la previsione delle tendenze politiche. Celente è un famoso in tutto il mondo per essere l'attuale numero uno nel pronosticare i mercati finanziari globali ed eventi politici. E in inglese si chiama trend forecaster. Si è guadagnato la reputazione di nome affidabile in questo campo per le sue numerose previsioni accurate, come il fallimento delle .com, il crollo del mercato azionario nell'87, il panico del 2008, tantissime, l'ascesa dei alimenti biologici. Negli anni 90 ha fatto previsioni che riguardavano il fascismo negli Stati Uniti, le rivolte per il cibo e le rivolte fiscali. Ha visto già da tempo l'anti-americanismo globale, l'economia in fallimento e problemi di immigrazione negli Stati Uniti in tutto il mondo. E lui ha sviluppato una metodologia precisa, si chiama Globalnomic, ed è proprio un modo per identificare, tracciare, prevedere e gestire le tendenze. E lui è politicamente ateo, quindi lui è una persona che non si lascia influenzare dalla politica per decidere e capire le tendenze dei mercati e di tutte le cose socio-economiche che andiamo avanti. Quindi lui è anche un patriota americano, così che si definisce, possiede 3 edifici in pietre pre-rivoluzionari nell'angolo più famoso storico d'America, dove furono gettati i semi della democrazia, a Colonial Kingston, il primo Campidoglio di New York. E lui è anche si autodefinisce un guerriero per il principe della pace. È anche il fondatore di Occupy Peace and Freedom, che è un movimento non profit per onorare la Costituzione e la Carta dei diritti americani e ripristinare la libertà. E lui è spesso ospite da Alex Jones, anche co-presentatore, è andato su Fox News, CNN, tutto il mondo conosce Gerald Celente. Sono felicissima di portarlo anche a noi italiani. E voglio anche dire una precisazione: Francesco Toscano non sarà qui con noi stasera, perché sapete che è preso un po' un raffreddore, quindi sarò io presentatrice e traduttrice, ok? E possiamo cominciare. So sorry for the long introduction, but I really cared. I really cared. So I was telling the Italian audience how you are director and founder of Trends Journal. E abbiamo anche la copertina, vero Viviana, da far vedere? Eccolo qui, Trends Journal, che è appena uscito oggi. Questi sono i trend del 2024 di tutto l'anno. E io ci terrei a chiedere al signor Celente cosa sono i trend di quest'anno. What are the trends of 2024? It's I've been doing this since 1980, and never before have I been so concerned about what the future is bringing us. Mm-hmm. And by the way, as I said to you before, I'm a blessed man because I'm a Napolitano born in the Bronx. I want to be free. Okay. I want to be free. No more. No more freedom. I'm the governor. I'm the mayor. I'm the president. I'll tell you what to do. Mm-hmm. You have no freedom. It breaks my heart to see what's happened to this country. And America is now, and has been for many years, the most warmongering nation in the world. It
I grew up during the Vietnam War. Then there was the Iraq War. Then the second Iraq War. The Afghan War. The Libyan War. The Syrian War. The Yemen War. Bombs away over anybody that you want to kill. And now America's supporting the genocidal slaughter of the Palestinians, giving the Israelis the weapons to kill tens of thousands of innocent people and bomb Gaza into ruins. So it breaks my heart to see what's happened to this country. Yes. Allora, innanzitutto lui ci tiene a dire che lui fa questo, lui fa pronostici sui trend mondiali dagli anni '80 e ma mai come prima è così preoccupato del futuro che ci aspetta. Lui è, come ci ha detto all'inizio, prima della trasmissione, si sente un uomo benedetto perché è un napoletano nato nel Bronx e lui ama la libertà. E lui dice: non voglio più sentire il governatore, il sindaco, il presidente dirmi tu devi fare così, io sono nato libero. E mi fa male il cuore, mi rompe il cuore, mi spezza il cuore vedere che cosa è successo della mia America, cosa è successo nel mondo. Ormai sono più di 8 anni che noi siamo il paese che provoca guerre, la nazione che provoca guerre in tutto il mondo. Ma già dai miei tempi, e dal Vietnam, e dalla prima guerra dell'Iraq, la seconda guerra dell'Iraq, e poi si passano alle guerre in Siria, nel Yemen, e bombe ovunque. E adesso vediamo, siamo in questa guerra di genocidio, questo massacro, un genocidio di palestinesi, e noi siamo qui che stiamo dando le armi all'Israele per continuare ad uccidere migliaia e migliaia di persone, di bombardare Gaza fino alle macerie, di ridurla a macerie, e questo mi spezza il cuore. So my number one trend that we see for 2024 is World War III. World War III began with the Ukraine war. The cover of our Trends Journal magazine, from COVID war to Ukraine war to World War. And now, one of our top trends for 2023 was Middle East meltdown. We said this was going to happen in the Middle East, that Israel was going to ramp up war, and it was going to escalate. And now in front of our eyes, you can see it for all that want to look at it. World War III has begun. Oh, wow. E quindi il trend numero 1 per il 2004 che io ho riportato sul mio magazine, sulla mia rivista, è la terza guerra mondiale. È cominciata con la guerra in Ucraina. Appunto lo vedete già nella copertina di quello che è uscito oggi, proprio del loro journal. Noi nel 2023 avevamo già predetto che ci sarebbe stato un disastro, diciamo, una caduta a livello politico nel Medio Oriente. Avevamo detto che ci sarebbe stato Israele che avrebbe cominciato a fomentare la guerra e che ci sarebbe stata un'escalation che adesso è proprio davanti ai nostri occhi. Yes. So, in trend forecasting, it's tracking trends is the understanding of where you are and how you got here to see where you're going. The World War III escalated when Netanyahu became prime minister in December of 2022. Okay. Not my language, the language from the mainstream media is extreme right-wing government. People forget there were 39 weeks of Israelis taking to the streets in protest of Netanyahu's Judicial Reform Act. This is a guy, it's his 6th time running, been there for like 20 years, longest running guy.
being brought up on corruption charges. So he passes the Judicial Reform Act, tries to, which says the courts don't count, only the politicians do. 39 weeks of protests, hundreds of thousands of Israelis taking to the streets. The president of Israel, Isaac Herzog, called it a civil war. Yeah. Totally forgotten after Hamas attacked on October 8th. One of my lines is, when all else fails, they take you to war. The Israelis under Netanyahu were slaughtering Palestinians in the West Bank, stealing their land in the name of settlements, bombing mosques with his extreme right-wing government and the Judicial Reform Act. People forget about the protests after Hamas attacked on October 8th. Absolutely. So, allora, cosa vuol dire predire i trend? Noi vediamo dove siamo, come siamo arrivati qui e vediamo come stiamo andando avanti, a che cosa questo tutto ci porterà. E noi abbiamo visto che tutto quanto è cominciato, l'escalation è cominciata da quando Netanyahu è diventato ministro, insomma primo ministro, nel 2022, nel dicembre del 2022. E abbiamo visto come il linguaggio del mainstream media è diventato estremamente di estrema destra, molto di estrema destra, ha cominciato a prendere questa piega. Ma voi ci dimentichiamo che ci sono state, poco prima dell'attacco di Hamas, 39 settimane di proteste di israeliani nelle strade contro la riforma giudiziaria di Netanyahu, perché lui è la persona che è in carica da più lungo tempo sotto accuse di pesante corruzione, e lui ha fatto in modo che le corti non avessero più potere e che solo i politici avessero questo potere. E il presidente israeliano, non è il presidente, lui il primo ministro, ha iniziato, proprio ha scaturito questa guerra civile. Non dimentichiamoci, 39 settimane di proteste non stop, e sono state completamente dimenticate dopo l'attacco, guarda caso, di Hamas del 7 ottobre. E non dobbiamo anche dimenticarci che Netanyahu ha continuato e sempre continuato a bombardare la West Bank, rubando le loro terre, bombardando le loro moschee e facendo, insomma, sono, can I add, these are war crimes, can I add this? Yeah, of course. Questi sono crimini di guerra, questi sono crimini di guerra. Ho chiesto se potevo aggiungerlo, lui mi ha detto sì. Do you think the United States will back this up? Because it really is unpopular how Netanyahu, which to me, I totally embrace, and your analysis. He is a war criminal. I have nothing against Israel, have nothing against the Israelis at all, but I do think that he is a dangerous man. And do you think, and very unpopular, because people around the world see what he has been doing. It's very unjust. Do you think the United States or Israel will, in the UK, evidently, will keep supporting this this operation of really stealing the Gaza Strip for their own gains? Because I know there's oil, there's gas. It seems like they say they want to pick up this these resources there. I'm going to translate the question. Ho chiesto se, visto che Netanyahu è evidentemente un criminale di guerra ed è poco popolare in giro per il mondo, lei crede che avrà ancora supporto degli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, perché è evidente che è un'operazione israeliana di prendersi la striscia di Gaza per poi per profitto, no? C'è il gas, c'è l'olio, ci sono altre risorse. Do you think, can you... The United States government is run by Israel and the Jewish people. The numbers are all there. You don't have to believe me. Go to mintpress.com. What is Mint?
Mint, M-I-N-T. Okay, Mint Press. Oh yeah, mintpress.com. Yeah, and you'll see all of the money that the politicians get from the Jewish lobbyists. And then look at who owns the American media. And then look at how many Jewish people are at the top of the Biden administration, beginning with a little arrogant boy, Anthony Blinken. Oh yeah. My daddy was ambassador to Hungary. My uncle was ambassador to Belgium. I went to Harvard. I went to Dalton. Don't you know who I am? America supports this 100%. It is America that is giving Israel the bombs and munitions to murder the Palestinians. So do you think Netanyahu is working hand in hand with the American government, or was he actually put by the American Jewish establishment of the United States to do this job? Absolutely. Look what happened with this guy Ackman, who fired the president of Harvard University and called her an anti-Semite. Yeah. A billionaire. Bill Ackman, yeah. 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 And so, okay. To me, you said you support, I don't support Israel. Israel has no right to be there. I will only go with the facts. This is from your Trends Journal in 2006, when it was a weekly magazine. Okay. Now, of course, when it was a quarterly, excuse me, now it's a weekly. You ready? Okay. Crusades 2000. While the seeds of Crusades 2000 had been planted in full view of the world, and all those watching could have anticipated the eventual harvest, the memories of what had happened and what would occur have been fogged by rigid ideology, fanatical religiosity, patriotic fervor, government propaganda, and ulterior motives. You ready? Okay, well, you can read. I will try to make it shorter for the Italians, but... You want to repeat that part? Ok, I'll translate. Allora, lui dice, io gli ho chiesto appunto, chiedi che gli supporteranno, lui mi dice, ma guarda che gli Stati Uniti d'America sono governati da Israele, dalla gente, dagli ebrei. Andate su mintpress.com, proprio mintpress.com, e voi vedrete tutti i finanziamenti che vengono dati ai politici dai lobbisti ebrei, e sono loro che hanno in mano i politici americani e hanno anche i media americani, ma anche nell'amministrazione Biden, e sono tutti ebrei. Andate a vederlo. Per esempio, uno su tutti è Anthony Blinken, che lui è lì che è tanto arrogante, che dice: oh, mio zio era ambasciatore dell'Ungheria, oh, l'altro mio zio era ambasciatore da un'altra parte, io sono stata a scuola ad Dalton, a Harvard, io sono il migliore del mondo. Ed è un piccolo arrogante. È l'America che sta dando le bombe a Israele per uccidere i palestinesi. E io gli ho detto: quindi secondo te Netanyahu lavora mano nella mano con il governo americano, oppure è stato proprio messo lì dal governo per fare il lavoro sporco? E lui ha detto: ah, certamente, fuori dubbio, guarda che cosa ha fatto adesso il famoso miliardario Bill Ackman, che ha fatto licenziare il presidente di Harvard solo perché lei ha detto che avrebbe permesso alla gente di criticare il bombardamento di Israele nell'università. Io, dice, non supporto Israele, secondo me non hanno alcun diritto di essere lì. Nel 2006, e ha fatto vedere la copertina, noi abbiamo messo il Trends Journal, che ai tempi era un mensile, adesso è un settimanale, e il titolo è Crociate 2000, e comincia: mentre i semi del come si chiama, è lungo quello che ha detto, what was the word, the seeds of
The Cursed 2000. The seeds of crusades. Of the Crusades, okay, because I misspelled. Ecco, i semi delle crociate del 2000 sono stati piantati in giro per tutto il mondo e quello che noi cominciamo a vedere sono i risultati da un governo fanatico e religioso, di religiosità fanatica, il governo, io adesso sto mettendo, go ahead, please. Okay, this is again from the magazine 2006. Yes. Regardless of what England's reasons or intentions were, self-serving or otherwise, Crusades 2000 was set in motion in 1917, Balfour Declaration, that laid the foundation for Israel. Yeah. Qui dice, quindi senza indipendentemente dalle ragioni che potesse avere l'Inghilterra, che potessero essere di interesse proprio o meno, la crociata 2000 è stata messa in moto nel 1917 con la dichiarazione di Balfour, che ha portato, please go ahead. This is a quote. Okay. From the Balfour Declaration. Sì. His Majesty's government views with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use its best endeavors to facilitate the achievement of this objective. Yes. Ok, e questa è una citazione di questa dichiarazione di Balfour che voi potete anche trovarla su internet, potete leggerla. I told them they can go and look for it. Dice, Sua Maestà, il governatore, vede con favore l'establishment, il mettere in piedi Palestina come casa, nel territorio di Palestina, una casa per gli ebrei, e farà del suo meglio per ottenere questi obiettivi. So, yes, it's clear. Who the hell is some little murderous bastard from the UK, from Great Britain, to declare that Palestine should be a home for the Jewish people? What the hell are they doing in Palestine? Oh, the sun never sets on the British Empire. We'll control and murder anybody we want. We'll tell you what to do. Yeah, well, it seemed like the excuse is that there was the fall of the Ottoman Empire and that the United Kingdom and the United Nations somehow formed also other nations, through territories, that they managed the peaceful transition from the chaos out of the Ottoman Empire's fall. This is their version of the fact. That's bullshit. Bullshit. What the hell are who has a better murderous track record than Great Britain? Ok, allora lui dice, ma chi diavolo credono di essere questi bastardi omicidi degli inglesi per dichiarare che la Palestina adesso diventa la casa del popolo ebreo? L'impero britannico, te lo dico io, che sono loro che lo decidono. E io gli ho detto, la scusa sarebbe che praticamente c'è stata la caduta dell'impero ottomano e di conseguenza la Gran Bretagna e le Nazioni Unite hanno in qualche modo aiutato, facilitato la transizione dal caos, delineando i nuovi confini. E lui mi ha detto, sono tutte stronzate, scusate il francese. Chi più dell'impero britannico ha uno storico, un registro di omicidio, un registro omicida, e io effettivamente they did quite a lot around the world for a lot of centuries. The British Empire has so this whole thing again, and who made this happen? The Rothschilds. Yeah. Once again, it's all about money. Yeah. As I said, who's controlling America? Look at Biden's government. Anthony Blinken, Victoria Nuland,
the Attorney General, Garland, one name after another, all Jewish people. No Italians. I have a question. I have a question about the Rothschild. Allora, lui dice, e dietro tutti, parliamo del nome più ovvio comunque, sono i Rothschild, ed è tutto questione di soldi. Chi controlla il nostro governo, chi controlla il nostro procuratore generale, Garland, sempre loro. E io ho detto, ho una domanda riguardo Rothschild. There is, regarding the Epstein files, okay, there was Alan Dershowitz who said, oh, I met Epstein because Lynn Rothschild, and I posted that on Twitter, Lynn Rothschild introduced me to Epstein. It seems that Lynn Rothschild introduced Epstein, but also Bill Gates, Dershowitz, but also Bill Gates to Epstein. So they say that Epstein was actually somebody working for Mossad because his father, Robert Maxwell, was also a guy who took the Black Book, who's a British guy. Just talking about the British. He was a British, you know better than me, evidently, millionaire that was in the publishing editor. And do you think, just to put Rothschild to a fact of today, do you think these Epstein files, talking about the trends, do you think they will move the needle in a way or another in American politics? Not at all. They'll cover it up. They'll cover it up. They always cover it up. Yep, they'll cover up. Let me translate the question, then we can answer more maybe. Yeah. Io ho chiesto in merito ai Rothschild, e io ho avuto notizia, l'ho messo anche sul mio account di Twitter, che Lynn Rothschild sarebbe stata quella che ha introdotto questo famosissimo avvocato ebreo americano, si chiama Alan Dershowitz, che era l'avvocato di Epstein. A Epstein, è stata lei a introdurlo, ed è stata anche quella a introdurre Bill Gates a Epstein. Quindi era un'amica di Epstein, questa Rothschild, ma sembra che Epstein sia uno che lavorava per la Mossad, così come Robert Maxwell, il papà della Ghislaine Maxwell, la sua compagna in affari. Tu credi che questi file di Epstein muoveranno l'ago della bilancia sulla politica americana che stanno venendo fuori? E lui mi dice no, lo copriranno completamente. But why then ma perché allora li portano fuori pezzetto per pezzo? Why are they releasing bit by bit of information, do you think, Mr. Celente? They're releasing information bit by bit because they're being forced to, but it'll go nowhere. Let's look at the reality of this. As I said, they're in control. If these were Italians, they call it the mafia, and they clamp down on it like the Kennedys did. Oh, we got to get rid of the mafia. The mafia. Oh, they're terrible. The mafia. Hey, but what about all these guys? And by the way, this shows you what gutless little boys these are, because they can't have a good time with a lady on their own. They got to pay for it to happen. Yeah. Yeah. And again, look at the little clown boys. Look at the names you mentioned. Look at the Gates. The other guy, Dershowitz. How about Dershowitz? I don't like that guy. Look, one little look at these guys. As we say in the Bronx, they couldn't get laid with a fistful of $10 bills in a whorehouse. Okay. So they won't modify American politics on the presidential, on these presidential elections. Zero. It has no impact. The Epstein files. Nothing. Zero. Nothing. It'll whitewash it. Again, it was the mafia. You know, do you know the story of what happened? You know, Kennedy got elected because of people like Frank Sinatra. Oh. That were and he was a big star at the time. A lot of Italian Americans supported him. Yeah, Kennedy was supposed to go visit Sinatra. Okay. And Sinatra got a landing place for the helicopter to land at his place in California, so that Kennedy could land the helicopter. Kennedy backed out. After all that Sinatra did,
And then they launched the whole big movement that we got to stop the mafia in America. No. The mafia in America? You know what they used to call when I grew up? I went through a horrible time. I went through a Catholic school. My brother talked me into going, and it was all Irish. I was one of 3 Italian kids. A nun beat me up, broke my eardrum, perforated my middle ear, and left me back. They used to call us guineas and wops. They couldn't stand the Italians. But because they thought that you were all mafiosi. I'm telling you, the hypocrisy in this country going after. Now, to make a point, those lousy mafia, they're charging people 10% interest rate on the money they're borrowing them. Hey, but I'm Jamie Dimon. I'm Citigroup. We could charge 36% interest rate. We could charge any kind of interest rate we want. We're the banksters in charge. But those dirty mafia. Yeah, well, they were actually, it was an excuse to get rid of competition, probably. Actually, certainly, the Jewish against the mafias, the Italians. Yeah. I'm telling you, it's just the whole thing. Allora, I have to translate for the Italians, if not they get bored. Allora, scusate il lungo distacco, io gli ho detto, senti, ma perché allora rilasciano pezzetto dopo pezzetto queste informazioni? E lui dice, beh, in realtà lo stanno facendo solo perché sono forzati per il pubblico, insomma, ma non andrà da nessuna parte, perché loro rimarranno comunque in controllo di quello che verrà fuori, non cambierà assolutamente nulla. E questo è uguale come la storia di come, per esempio, andavano contro gli italiani, no? Che questi italiani che sono come che andavano appunto, che dicevano che erano mafiosi, che dicevano che avrebbero messo fine alla mafia, e come facevano i Kennedy, no? E loro dicevano, noi metteremo fine alla mafia. Ma però torna indietro un attimo e dice, e poi pensate un attimo questi individui, questi uomini, questi piccoli uomini che vanno in queste isole, perché non siete capaci di trovarvi una ragazza da soli, dovete andare all'isola di Epstein per trovarvi una ragazza insomma, con cui stare. Guarda Gates, guardate Dershowitz, che poi ha usato un nome un po' diverso di Dershowitz per dire schifoso, no? Ha storpiato il suo nome. Loro, come si dice nel Bronx, negli Stati Uniti, dicono loro non potrebbero essere laid, vuol dire messi sdraiati, come dire, portati a letto neanche con un pugno di dollari, di $10 arrotolati. E poi dice, per esempio, guardate Kennedy, voi sapete come è stato eletto Kennedy? Perché, insomma, Kennedy ha avuto un grosso supporto comunque dalla mafia italiana, e Frank Sinatra, anche grazie a Frank Sinatra, che era un grande, lo sappiamo tutti che è Frank Sinatra. E Sinatra, dopo però che è stato eletto, Frank Sinatra l'aveva invitato ad andarlo a trovare, e aveva anche fatto trovare alla sua casa in California un posto dove potesse atterrare con il suo elicottero. Però Kennedy ha detto no, io non vengo perché noi dobbiamo fermare la mafia in America. Cioè, per farvi capire, sono tutti, comunque diciamo, sono tutti degli show. Io sono cresciuto nel Bronx e ho avuto un'infanzia difficilissima, perché io sono cresciuto con un fratello in una scuola cattolica. Io ero eravamo tutti irlandesi, io ero uno dei 3 italiani che ero lì, e ci menavano che l'andavano via, e perché loro dicevano voi siete mafiosi, eccetera eccetera, voi richiedete il 10% di interesse sui prestiti, siete mafiosi. Però guardate oggi, guardate Jamie Dimon, che è il presidente di Citigroup, allora dicono ma io ti posso caricare il 16% di interesse, noi lo possiamo fare, ma voi mafiosi italiani, voi siete dei criminali. E io ho detto, magari avevano paura della competizione gli ebrei degli italiani. So I was just saying, the Jewish feared Italian competition, evidently, and they used the media to go against probably the Italian way of doing business, I guess. So anyway, Mike, those are some of the other major trend that we're looking at. Okay. Is on the economic front. Okay.
By the way, it began with the COVID, when China began the COVID war in January of 2020 on their Chinese Lunar New Year, the year of the rat. Okay. They locked down everything. And who was the first country to lock down after China? Oh, the year of the rat. Who was the first country? Italy? Was it Italy? Yeah. He locked it down. Yeah. Yeah, Conte. Oh, gosh. Don't talk about Conte. Look, let's not talk about the Italian government. Allora, parliamo, lui dice un altro trend, parliamo sul fronte economico. E tutto cominciamo a guardare da quando è uscito il Covid in Cina, è uscito l'anno del ratto, già questo. E dopo la Cina, che è stato il primo paese del lockdown, qual è stato il secondo paese? L'Italia, con Conte. E io ho detto no, per piacere non parliamo di Conte. Go ahead, please. So, when they locked down everything, they made people work from home. Yeah. And that was the beginning of one of our top trends, office building bust. People aren't going back to the office like they used to. There's going to be a financial crisis when all these office owners default on their buildings. That's going to bring down the banking system in many parts of the world, particularly in America. E quindi cosa è successo con il lockdown? La gente ha cominciato a lavorare da casa e noi avevamo preletto immediatamente che sarebbe stato l'inizio del disastro, diciamo, dello scoppio dei palazzi che sono adibiti ad ufficio, no? Perché la gente non sarebbe tornata a lavorare in ufficio anche dopo la crisi. E infatti c'è stata una grossa crisi finanziaria che riguardava appunto i proprietari degli uffici che sono andati in default. C'è stato appunto un default del sistema bancario a livello internazionale. You got it right, è la presa giusta. And you know, I'm talking about economics. Yes, something that is worrying is inflation. And inflation, they say it's because of all these wars, especially here in Europe. Because of the war in Ukraine, we have the energy crisis, and because of the energy crisis, food doubled. Food doubled. And you know, but the salary, no, the salary didn't double. So inflation is something that is, I think, is being used instrumentally, almost artificially inflated in order to bring down the population and bring in this great reset. I don't know, but let's go back to why it's going up. Not because of the Ukraine war, because of the sanctions that Europe and the United States put on Russia. Ah, okay. That's why they went up. Okay. It's because the government did it. Yeah. Russians didn't want to stop selling everything. And again, when you look at the Ukraine war, this is our magazine, 2014. It's all about the United States overthrow of the democratically elected government of Viktor Yanukovych in Ukraine. Oh, yes. And about how the United States violated the agreements it made when the Soviet Union broke up between Bush Sr. and Gorbachev, that, quote, NATO would not move 1 inch further. It was 16 NATO countries, now it's double that. Exactly. Io gli ho chiesto riguardo all'economia, io sono un po' preoccupata per l'inflazione, credo noi del cibo in Italia è raddoppiato, però gli stipendi no. C'è una grossa preoccupazione per l'inflazione anche negli Stati Uniti, noi dicono che è per tutte queste guerre, però molto probabilmente secondo me le stanno tenendo su anche artificialmente perché vogliono abbassare comunque il potere d'acquisto delle persone e comunque portarli alla disperazione per portare dentro il grande reset. E lui mi fa, io non so di questo, so che il motivo per il quale l'inflazione sta andando su è sicuramente dovuto a queste sanzioni alla Russia, perché, ed è stato i nostri governi a farle queste sanzioni, perché i russi loro non hanno mai voluto smettere di venderci le cose, loro non hanno mai voluto farlo, siamo stati noi a mettere le sanzioni. E io ti faccio vedere la copertina del 2014 del nostro Trends Journal, dove io parlo di come gli Stati Uniti d'America avevano rovesciato il governo di Yanukovych in Ucraina.
e come gli Stati Uniti avevano violato gli accordi presi tra Gorbachev e il Bush senior, nel quale disse noi non ci sposteremo di un pollice a est con la NATO. You are right, Mr. Celente. Lei ha ragione, signor Celente. Non posso, I cannot not agree with what you say. What can we expect? How can we defend ourselves? Is there do you think maybe a re-election? It seems like these are all operations of a globalist agenda, and is it true that maybe Trump will stop or partly keep from divulging so drastically this globalization, or maybe I have no idea what's going to happen. No. You are Trump is a sellout. Trump is a sellout. Oh. And look at Trump. He's the one that slaughtered Soleimani, the Iranian general. Yeah. Trump is the one that tried to overthrow the Maduro government in Venezuela, putting in that little clown Guaido. Trump is the one that moved the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem and got tens and tens and tens of millions of dollars from this Jewish guy that was this big casino guy. I forgot his last name. Oh, who's Trump's son-in-law? Jared Kushner. Jared Kushner. Yeah. Where does Netanyahu come when he comes to America? Sometimes he stays with Kushner's family. Yeah. But Trump called him out, Netanyahu, recently. No? Trump's full of crap. Trump and I are the same age. 1946, like my daddy. Yeah. So here's the deal with Trump. Okay. When I was a little kid, when we used to get out of hand, me and my brothers, okay, my parents used to say, "You little bastard, we're going to send you to military school." That was the big threat. And what do you got? So you become a good kid again. Okay. Trump was so arrogant, they sent him away to military school in the middle of nowhere, wearing a little uniform and eating shitty food. He's a narcissistic clown, a little daddy's boy who got where he was because his daddy left him all the money. I can't stand him. I can't stand any of them. I was the assistant to the Secretary of the New York State Senate at 26 years old. I have a picture of me picking up Ronald Reagan at the Chicago Hilton and putting on a brunch for 16 of our board of directors when I was 30 years old. I've been with presidents, prime ministers, and princes. It's a freak show. There's no global agenda. You got maniacs. You don't ask a murderer why they're a murderer. You don't ask a thief why they're a thief. They're mentally deranged, power-hungry freaks. End of story. Ok. Io gli ho chiesto, senta, io non posso che non essere d'accordo con tutto quello che dice, mi faccia capire un po' che cosa possiamo aspettarci, magari dobbiamo soltanto arrenderci a questa globalizzazione o forse magari Trump riuscirà a contenerla un po'. E lui mi fa, ma va, è un venduto, guarda che cosa ha fatto Trump, lui cosa ha fatto con Soleimani, il generale iraniano che l'ha fatto fuori, o come ha organizzato il rovesciamento di Maduro del governo promuovendo Guaidó, come Trump ha spostato l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. Lui è amico di Netanyhau e guarda Jared Kushner che è è il marito di sua figlia. Lui è amicissimo di Netanyahu, quando va in America sta a casa sua, e io gli ho detto ma Trump so che era andato contro Netanyahu, lui fa ma no, sono tutte bugie, sono tutti show. Io sono nato nel 46, lo stesso anno in cui è nato Trump, e io ho detto è nato anche mio papà nel 46. My daddy lives in paradise, so I'm really che vive in paradiso mio papà, e lui fa io quando ero un ragazzino io e i miei fratelli magari eravamo un po' discoli e i nostri genitori ci minacciavano guardate piccoli bastardi che se non filate vi mandiamo alla scuola militare.
Trump, lui era così arrogante da bambino che i suoi genitori l'hanno mandato alla scuola militare perché si faceva così, e dove ti davano cibo, quello che c'era, non c'era niente, insomma era proprio minimalistico. Ma lui è uno stupido narcisista, lui ha i soldi che ha è perché li ha lasciati suo papà, io non lo sopporto. Io personalmente sono stato assistente del segretario di Stato dello Stato di New York, credo, e ho sempre viaggiato, sono sempre stato intorno ai politici. Io all'età di 27 anni insomma, interagivo con Ronald Reagan, con presidenti, primi ministri, principi. Tu non chiedi a un ladro perché fai il ladro, e così come tu non chiedi a questi politici perché fanno i politici e mentono. Loro sono sono famelici di potere, power hungry. Quindi, quindi non ci può anticipare nulla su che cosa aspettarci nel 2024. Come possiamo prepararci? What should we prepare to receive in 2024? Is it going to be a positive? You tell me something positive, Mr. Celente. Here, when I tell you the way I feel about politicians, yes. This is a shirt. Quando mi chiedete come mi sento, cosa penso dei politici, questa è la maglietta. E i politici, cavolo, che fuck, siete per dire a me che cosa devo fare? Sì, assolutamente. Yes, I agree. I'm a libertarian like you. Yeah. Sono una libertariana come lei. Hey, politici. All right? È molto chiara. It's very clear. It's a freak show. It's a freak show. È uno show di mostri. Yeah, we got a bunch of freaks. What do you got? Maloney over there. Look at the freaks you got. It's a freak show. I'm sorry Francesco Toscano is not here with us tonight because he's so funny. He would love to be interacting with you. Mi spiace che non ci sia Francesco con noi perché sarebbe stato veramente divertente stasera. Okay, one last question, okay? And as I said, something positive. Give us some, for example, what do you believe? So come on, give us your trend there's nothing. All right. By the way, one of my books of everything I've written, and I've written a lot. Sì. This is my favorite book. Do you know about this one? I can't read. I can see very well. Read the title for us, please. What? Il suo libro preferito. Lui ha scritto molti libri. What Zizi, Z-I-Z-I? Zizi, sì. Yeah. Okay. Gave Honey Boy. Cosa Zizi ha dato a Honey Boy vuol dire al suo ragazzo zucchero, ok. And Zizi is the Neapolitan dialect for auntie. Sì, e Zizi è un nome, è un minutivo napoletano per dire zietta, come dicono gli americani. And you see how angry I am, but I'm also very heartbroken. Okay. Why? So I'm a Napolitano, so we cry our eyes out, and then if you try to mess with me, I'll slit your throat. We go from there to there with nothing in between. So this is a story about what America used to be. And it breaks my heart to see what's happened to this country. Yeah, me too. And there's a photo in here. I don't know if you can see it. I'll have Jane send it to you. Okay. This is my parents' wedding. Guardate la foto, è il matrimonio dei suoi genitori in quella foto. Dopo vi spiego cosa dice di questo libro. Ok, non so se si vede, ma me la manderà. Yes. Did you see that picture? Si rivede, Viviana, un po'? That's my parents' wedding, 1934. They were laborers. Yes. They worked in construction. They worked in factories. They were dressed beautifully, dignity. Yes. Yeah. And now everybody dresses like a slob. Yeah. Everybody's ballooned out. Absolutely. Everything. But the only thing, to me, that could change the world
is what changed the world after the Black Plague. A renaissance. Yeah. How do you say it in Italian, in the manner of the Romans and the ancients, to describe the quality of their work? To describe the quality of the work? They say alla romana, all'antica, something like that. All'antica, And the Romans, the manner of the Romans and the ancients describe the quality of their work. See, Mr. Celente, sometimes I hear discussions like, oh, but they act like animals or they dress like animals because they are poor. And I said, look, before the war in Italy, my father didn't have shoes. There was nothing in Italy, nothing. Believe me, my grandmother, whenever she was properly dressed from 9 in the morning, as soon as she got up to the evening when she went, we had the dignity that you cannot even imagine. Would go to church with poor clothes, with broken shoes, but proper and with dignity and decorum. And that is a matter of respect. It's a matter of respect. Guardate, io che cosa vi posso dire? Non posso darvi adesso dei pronostici basati su delle cose messe all'aria. Io vi posso dire che io sono arrabbiato e mi fa male il cuore. Io sono un napoletano che piange, però se mi arrabbio taglio la gola, non ce n'è per nessuno. Io mi spiace vedere di cosa è diventata la mia America. Questo libro, ce l'ha fatto vedere la copertina, è la storia di come era l'America, è il suo libro preferito che ha scritto, e vi ricordo che potete andare su Amazon a trovare tutti i suoi libri, e veramente mi piange il cuore. Era nel 1934 che c'è stato questo matrimonio, voi potete vedere la mia famiglia, erano tutti lavoratori che lavoravano nelle costruzioni, nelle fabbriche, ed erano sempre perfettamente vestiti con dignità. Oggi ci guardiamo intorno, sono tutti dei blob, no? Sono tutti vestiti male, c'è un degrado totale. E che cosa io posso dire? Che l'unica cosa che potrà cambiare il mondo è quello che ha cambiato il mondo dopo la peste. È stato il rinascimento, e come si dice in italiano, ritornare in una modalità un po' all'antica, come i modi, diciamo, dei romani. E io gli ho detto sì, è vero, negli Stati Uniti spesso dicono ma loro si comportano così in maniera degradata perché sono poveri, e io gli ho detto no, perché noi in Italia prima della guerra, lo sappiamo, non avevamo neanche le scarpe i nostri genitori, eppure c'era dignità, se la gente si vestiva a modo, con le scarpe rosse, col cappotto stracciato, ci si presentava in chiesa con rispetto e con dignità. E questo effettivamente, you know what I believe probably in the United States, what they should do in order maybe to educate a civil living is introduce, in Italy we have educazione civica, cioè a civic education, and have a class, we have a grade. For example, if you see an old lady coming on the bus, you should get up and say please, because we have social norms in order to live peacefully, and I think that would help a little bit. No? America's, it's a shit show here. Okay, va bene. It's a shit show. Let's see what happens. We will have you back. Again, what followed the Black Plague? The Renaissance. Yes. The people knew that they were killing themselves. Look, Mr. Celente, let's put it this way. There is an Italian saying that from a mound of manure, flowers grow. It's time for a renaissance. It's time. It's the only thing that's going to change it. Yes. And again, this book is about what America used to be. The quality of life, the freedom to be, as I say, I'm blessed. My blood is Italian, but my heart's American. Yes. And I'm a blessed man, so it breaks my heart. And the only way it's going to change, it's up to the people. You got to be really stupid to look up to a politician. Yeah. We need people power, not political power. Yes. Good. I will end with this.
This is very beautiful what you said, thank you. E quindi adesso con questo abbiamo concluso. Lui dice sì, assolutamente, abbiamo bisogno di un nuovo rinascimento. Io ripeto, io sono italiano ma ho il cuore americano e veramente mi fa male vedere questo, ma non dovete pensare che la soluzione arrivi da un politico. Arriverà dalla gente, dal popolo. Ognuno di noi dovrà fare il nostro dovere. Io gli ho detto sì, e questo è quello che ha detto, molto bello, e con questo vorrei concludere la puntata, magari tornerà con noi. Would you come back with us maybe sometime in the following months to keep up with the events and tell us more about maybe if there's a intuition from you of a renaissance, of like a seed of a renaissance, maybe that would be nice if you could smell some. I'll come on anytime. I'm coming on because it's Italian station. Grazie. Yeah, this is one of my t-shirts. Amore. Amore, ok, questa è una delle sue, pace e amore. We agree. Allora, you agree with Visione TV. Lui va d'accordo con Visione TV. Pace e amore. Grazie, signor Celente. Thank you very much for having been with us. It was an amazing interview. È stata un'intervista favolosa, incredibile. E spero che tornerà. I really hope you will come back. We will keep in touch. We will send you the link of the interview. And people can follow you where? On X, right? Or Gerald Celente on YouTube. Ok, potete trovare Gerald Celente su YouTube, lo potete trovare su X, andate su trendsjournal.com e troverete i suoi libri su Amazon. Grazie ancora, arrivederci. Ciao. Bye bye. Ok, grazie a tutti, spero di essere stata in grado di sostituire al meglio Francesco, anche se è difficile sostituire il maestro, e vi auguro a tutti una bellissima serata, una bellissima giornata e a presto, grazie ancora, arrivederci.